Garibaldi. Garibaldi è una cosa a cui sono molto affezionato, in quanto unisce due questioni fondamentali nelle cose che a me piacciono, ovvero il fumo lento, che è dato appunto dal sigaro, e la profumeria. Entrambe per me due situazioni molto molto distensive, molto molto di relax, che ho provato a coniugare nel modo più toscano possibile, ovvero rifacendomi al tabacco più profumato che io abbia sentito nelle investigazioni delle molecole olfattive di tabacco, o tabaccose cosiddette. Sì, perché in Inghilterra già c'è la tradizione delle note cosiddette tabaccose, ma in realtà assomigliano più a qualcosa di bagnato e fermentato, in realtà, di piovoso su torba, quindi è una cosa più di terra che vegetale. Quello che io ho impresso nella memoria olfattiva con il tabacco è il sigaro più toscano che esiste, ovvero il toscano. E il toscano più famoso che esisteva, appunto, e che esiste tutt'oggi, è il Garibaldi, appunto. Cosa rende unico il tabacco toscano da quello del resto del mondo? Tanto è vero che i sigari si dividono appunto fra cubani, extracubani e toscani. Quindi il toscano è un tabacco Kentucky che una volta portato in Italia successe che un potente acquazzone, bagnando le foglie del tabacco Kentucky, si pensava avesse rovinato quella partita e quel trasporto, ma invece andandoli poi a far asciugare in corrente di fuoco, quindi togliendo l'acqua in surplus, si era visto che era dato luogo a fermentazione. E quindi è tabacco fermentato, che vuol dire vegetale fermentato uguale piccante, uguale note di testa. E qui ci siamo spinti, ovvero Garibaldi incorpora al suo interno una delle fragranze più difficili che ho avuto modo di accordare, ovvero delle note di tabacco Kentucky molto pungenti, molto salate, unite all'acqua più salata che esiste, quella del mare appunto, e quella ozonica. Da qui il concerto artistico di Abate Ilamantia a Garibaldi prende suono. La referenza a Garibaldi con il tabacco Garibaldi, quindi tabacco fermentato, uniti nei viaggi per mare di questo grande condottiero. Condottiero dei due mondi, si dice, perché prima in Sud America, poi in Italia, e dal Sud America abbiamo portato appunto il vero principio cosmetico che rende unico questo sapone. Questo sapone dall'aria un po' ozonica, un po' che sa un po' di stiva, un po' anche di legno, un po' marcio, un po' avanti con la fermentazione, con delle note di papaya buonissime che portano ad addolcire tutta la conversazione olfattiva. All'interno abbiamo messo il Cariocar brasiliense, o per i non addetti ai lavori olio di pequi, anche se l'olio di pequi appunto non è così usuale da trovare, anzi è molto raro, ma molto usato nei prodotti tecnici per capelli, per andare a ristrutturare i capelli molto rovinati. Cosa abbiamo pensato? Che nella barberia era molto importante, molto molto importante andare a nutrire il bulbo prima dell'asportazione mediante rasatura. Perché? Perché la rasatura tradizionale, cioè quella fatta bagnata, wet shaving, appunto pennello e sapone, montaggio tramite acqua, deve idratare il bulbo perché fuoriesca. Fuoriuscendo un po' il bulbo si va a radere, cosa che non accade con le bombolette a schiuma. Idratando esce il pelo, si rade più profondamente, una volta si passa acqua fredda, il bulbo rientra e la rosatura è molto profonda. Quindi un olio da capelli e da ristrutturazione del bulbo pilifero per far ingrassare, nel vero senso della parola, il bulbo e quindi ingrossare, fuoriuscire ed essere più facilmente portato via con la lama, ok? Questo è il concetto, quindi molto nutriente per la barba e rasatura molto molto profonda, olfattività molto molto virile. Olfattività che in breve si va ad acuire nei nostri due vegetali alcolici e quindi
alcol da fermentazione dell'orzo e non etilico per rendere tutto più gentile sulla pelle, un aftershave che va ad implementare le parti ozoniche. Qua si sentono moltissimo le parti ozoniche che sono quelle saline, quelle marine, quelle che si sentono su uno scoglio, quando ci si trova in piedi su uno scoglio in una giornata molto ventosa. Qua è molto presente, che invece si va a riportare sul tabacco nella nostra parte pre-fragranza o pre-profumo. Infatti non tutti usano un profumo, ma le acque profumate, anzi è molto recente l'uso dei profumi nell'universo maschile, ma delle colonie e quindi delle acque profumate si è sempre avuto un certo uso nel mondo maschile. Questo è probabilmente la fragranza che ha avuto più largo successo, ma era facilmente immaginabile nell'universo maschile, in quanto più incline all'universo maschile dato la tabaccosità e quindi la virilità della profumazione, ma resa molto molto particolare ed unica al mondo nelle sue note ozoniche e nelle sue dolci dalla papaya. Cos'è Garibaldi per noi? Per noi Garibaldi è proprio questo, cioè è il modo di far capire come un Made in Tuscany che propone un prodotto made in Italy nel mondo di sperata rilevante qualità possa rimandare indietro quel viaggio che dal Sud America è arrivato in Italia tramite Garibaldi di coraggio. E quindi questa fragranza respira sicuramente il coraggio di averla voluta offrire su larga scala.